Finito. Finisce qua. Inter-Napoli, allora è ancora una volta 1-1. Il gol di McTominay risponde a Can Çalhanoğlu, che poi fallisce un calcio di rigore. Dopo 19 rigori consecutivi è un episodio che fa girare questa partita, un pareggio in un big match per l'Inter che aggancia quota 25 punti, la classifica si fa sempre più corta e tra poco ne parliamo di questa classifica. Simo, che sensazioni ci lascia questo Inter-Napoli? Una partita in cui la prima cosa che mi viene da dire, Simo, è che se c'è una squadra che avrebbe meritato di vincere è l'Inter. Per fare tutte le analisi dobbiamo partire da qua. Non è stata una partita spettacolare, ma per fare una partita spettacolare servono due squadre che vogliano fare una gara spettacolare, questo è il primo presupposto, e l'Inter colpisce due pali, di cui uno è sul calcio di rigore di Çalha, ed è quella che ha creato attivamente di più. Dall'altro lato il Napoli che alla prima vera occasione conquista un calcio d'angolo su cui dormiamo e prendiamo gol, doveva essere lo schiaffo, non è servito abbastanza e alla fine abbiamo rischiato addirittura di perderla. Partita in cui veramente gli episodi hanno inciso tantissimo. Ti dico, questo è il punto di partenza, ma ti dico un'impressione. Io ho avuto un'impressione, che sto parlando a caldo, poi vedremo più a freddo se sarà così, di un Inzaghi che ha sofferto un po' Antonio Conte. Ha sofferto un po' il confronto con Antonio Conte e a tutti i costi non voleva perdere questa partita. E non ho capito alcune scelte durante la gestione di questa gara. Può essere, però nei fatti l'avrebbe meritata. Quindi secondo me l'Inter ha giocato una grande partita. Tenuto conto dell'avversario, tenuto conto del dispendio fisico di metà settimana, tenuto conto del fatto che non ti puoi permettere di sbilanciarti troppo quando giochi contro Lukaku, Kvaratskhelia, Politano, Ngonghe e tutti gli altri. Nel primo tempo era stata una gara non bellissima, nella ripresa l'Inter ha dominato, preso due pali. Sì, poi c'è stata l'occasione di Simeone nel finale, però l'Inter avrebbe strameritato di vincere. La squadra delle due che avrebbe meritato di vincere sarebbe stata l'Inter, tant'è vero che Conte ripetutamente diceva calma, ha chiesto più volte ai suoi componenti della panchina quanto manca, che è quello che prevedevo a inizio partita. Io l'avevo detto, per me Conte proverà a vincerla, ma ad un certo punto non gli farà nemmeno schifo eventualmente tirare fuori un pareggio. E secondo me non deve fare schifo neanche all'Inter, perché alla fine... appunto ribadisco, tenendo conto di tutto, ti sei scontrato con un avversario di valore che ha fatto una partita arcigna, sei andato sotto, quindi anche quello te l'ha complicata, però mi ricordo che anche nei primi minuti di partita parlavamo anche dell'aspetto dell'atteggiamento e di quello che vedi in campo al di là del risultato. Secondo me abbiamo visto una buona Inter, per come l'ho vista io, e quindi questo per il momento mi basta. Io, Simo, sto leggendo già tantissimi commenti e poi tra poco ne parleremo. Sto anche pensando che una settimana fa col Venezia l'episodio comunque finale ci è girato bene con quel tocco di mano. Comunque era fallo che bisognava fischiare. Non hanno fischiato, ci è girato bene con il tocco di mano che è stato sanzionato e quindi è stato annullato il gol. Questa volta il calcio di rigore era un episodio, ecco, diciamo, prima o poi Çalha uno lo dovrà sbagliare, purtroppo arriva stasera, dopo che lo stesso Çalha aveva segnato un gol che rischia comunque di essere pesantissimo, perché adesso io vedo tanti commenti, ma comunque la classifica, l'analizziamo velocemente, vede il Napoli a quota 26, il Napoli ha appena incontrato due ostacoli comunque nella sua stagione, ha già interrotto quella marcia trionfale che stava portando avanti e ha già fatto vedere diverse lacune. Siamo lì con Atalanta, Fiorentina e Lazio, è tutto apertissimo ancora, non c'è nessuno che sta stradominando questo campionato, però dicevamo questa è una partita che conta più per le sensazioni, più per il messaggio che dai, piuttosto che per la classifica in sé. Quindi nel messaggio che dai, ripeto, per me quest'Inter ancora una volta oggi poteva vincerla, quel rigore sbagliato lì ha un po' chiuso l'atteggiamento, ha un po' fatto svoltare la partita in negativo dal punto di vista dell'atteggiamento. Probabilmente sì, d'altronde in parte possiamo anche capirlo, perché di fatto hai
Cioè, è una notizia a tutti gli effetti che Cialanoglu ti sbagli un rigore, e avevi avuto l'occasione appunto di portarla a casa in quella maniera lì. Poi tra l'altro dopo pochi minuti Inzaghi fa anche quel triplo cambio dove escono Cialanoglu, Di Marco e Thuram, giocatori pesanti di tecnica, quindi c'è anche quello. Chiudi con in attacco Taremi Arnautovic con Darmian a sinistra, quindi c'è poi anche quello. Però ripeto, nella ripresa il Napoli non è uscito dalla metà campo, stringi al netto di quell'ultima occasione e poco altro, se non ricordo male. Il Napoli, per la stagione che ha senza coppe, aveva questo obiettivo, potenzialmente. Io vado a San Siro contro l'Inter, che è seconda dietro di me, e devo fare il colpaccio lì. L'Inter ne ha 2000 di partite, e l'ultima, pesantissima, l'ha avuta 3 giorni fa. Ripeto, quindi bisogna tener conto di tutto. Non è una finale a cui tu arrivi e quindi dici te la giochi alla pari, finale di Coppa. È una gara del percorso con un Inter che arriva con molti più minuti nelle gambe e che comunque ha fatto una partita pesante, perché ha giocato bene, ha avuto tante occasioni, ha preso 2 pali. Il si deve vincere per forza nello sport per me non ha senso, non esiste il vincere per forza. No. Si deve dire eventualmente devi provare a vincere fino in fondo, e l'Inter per me ci ha provato fino agli ultimi 5 minuti. E poi se prende il palo con Di Marco, prende il palo Cialanoglu sbagliando il rigore, hai altre occasioni dove non concretizzi, è un peccato sicuramente, c'era, come direbbe Inzaghi, c'era Marico sicuramente, però la prestazione per me c'è stata. Mentre ringrazio Zilo per l'abbonamento su Twitch, grazie mille per il grande supporto, ringrazio anche EC che dice deluso per il risultato, male anche Lautaro. Simo, Lautaro è un tema, perché ho letto la chat che dal primo minuto, ma ormai Lautaro è nel mirino da sempre, anche quando fa bene. Stasera oggettivamente prestazione molto assente, tant'è che Rachmani, l'uomo che lo ha marcato da vicino, è stato il migliore in campo, secondo la Serie A, da quello che ho visto è stato premiato lui come migliore in campo. Una valanga di commenti contro Lautaro Martinez questa sera ho letto, anche adesso. È prevedibile, e oggi li condivido anche, perché è vero che ha avuto tanti uomini a marcarlo, soprattutto nel primo tempo, però lo vedi che non è il solito Lautaro, al di là del discorso solito del paragone con l'anno scorso che per me non ha senso, però Lautaro è qui da 6 anni, lo conosciamo. Forse negli ultimi minuti, cioè nell'ultima parte di gara, qualcosa in più è riuscito a fare, aveva anche più spazi, appunto, perché effettivamente li ha avuti, però ha fatto fatica. E d'altronde quando firmi quel rinnovo lì ti tiri addosso 100.000 riflettori in più, e lo sappiamo. Adesso ci sarà la polemica della nazionale, perché ovviamente andrà in nazionale, e anche qui si potrebbe aprire una parentesi, non so se è questo il momento, ma si potrebbe fare. E poi a livello di prestazione di gol, in questo momento è in difficoltà. Oddio, in questo momento, fino a questo momento è stato in difficoltà quasi in ogni partita, perché sono oggettivamente poche le partite in cui Lautaro ha inciso come gol, e devo dire anche come gioco per quanto mi riguarda, per quello che sappiamo essere il suo valore. Ma io non lo so, secondo me questi discorsi non mi scaldano. Siccome costa X mi aspetto questo, sono discorsi che personalmente non mi scaldano. C'è da dire che per esempio accanto a lui Thuram non è che abbia fatto così tanto di più, anzi mi sembra che abbia fatto veramente molto molto poco anche Thuram. Sono stati marcati molto bene, quindi complimenti anche al Napoli che li ha praticamente ingabbiati, soprattutto Lautaro riceve una palla sulla tre quarti, era accerchiato da 3 persone. Sul discorso nazionale, vabbè, poi il discorso abbiamo già affrontato altre volte. Io nel merito di questa partita dico anche: se in panchina tu allenatore vedi che il tuo attaccante non sta facendo bene e in panchina hai un Taremi che hai preso per poter essere incisivo anche in partite come queste, hai preso un giocatore di grande esperienza rinunciando ad altri possibili colpi che avresti potuto fare, quest'anno ce l'hai l'alternativa credibile per poterlo sostituire quando non sta facendo bene. Detto che per me, io anzi, riguardandomi la partita dentro la testa, per me Lautaro ha fatto più di Thuram oggi, a livello anche di provarci e di andare a lottare. E quindi quando le alternative le hai, per me non capisco perché non si possa sostituire, così come a centrocampo hai Zelinski, hai Frattesi, perché non provarli? Quando vedi che comunque a centrocampo puoi anche andare ad aggredire di più, puoi andare provare anche qualcosina di diverso, qualche dubbio me l'ha lasciato.
usciamo da una partita in cui i migliori in campo sono stati da una parte e dall'altra comunque i difensori, perché la Serie A ha votato Rachmani, io avrei votato sinceramente Buongiorno, perché è stato veramente dominante lì dietro, mi ha fatto un'impressione clamorosa. Lato Inter, il migliore in campo è stato Acerbi sostanzialmente. Acerbi è straordinario. Quando ci sono avversari come Lukaku, è il suo giardino. Detto che comunque non è scontato, perché Lukaku non è esattamente il più facile da marcare, anche quando non è in forma, ma ha una stazza talmente imponente che fai fatica. Però Acerbi ha fatto una partita da top, da top quale è, se sta bene. E su Buongiorno anche lui, mamma mia, non ha sbagliato nulla. Purtroppo, ecco, come dicevo, a un certo punto è stato sollecitato paradossalmente troppo, perché MVP Rachmani però per me ha fatto molte meno giocate difensive di tutti i tipi rispetto a Buongiorno. Così è impressione, poi magari sbaglio, però io ho avuto questa sensazione. Sul discorso dei ricambi sono d'accordo, ma io su Taremi insisto, e lo dico da inizio anno, perché poi da quando nelle amichevoli ha giocato, giustamente perché non c'era Lautaro, eccetera, ha fatto anche dei gol. Poi da quando è iniziata la stagione, tolta la Champions, però gioca sempre 10 minuti. Oggi entra e si mette a rincorrere il Napoli che palleggia. Cioè non lo aiuti neanche, perché poi vedo già tanti tifosi che dicono Taremi è una pippa. Non so, ha una carriera alle spalle Taremi, che parla per lui. Una pippa mi sembra esagerato. Certo, ripeto, se evitassimo di farli giocare sempre solo 10 minuti, probabilmente vedremo qualcosina in più. Mi sorprende perché, appunto, rispetto a quelle che erano le previsioni, io mi aspettavo che Taremi venisse gestito diversamente rispetto ad Arnautovic, cosa che invece se non in rarissimi casi fino ad ora non ho visto. Sintetizzando questa partita, Simo, il bicchiere mezzo pieno è che a questo punto della stagione sei lì nel gruppone ad un punto dalla testa della classifica e vicino a quello che è il primo obiettivo stagionale, cioè arrivare tra le prime 8 in Champions League, che lo vedi lì alla portata. E quindi sei in linea con quello che è l'obiettivo. Il bicchiere mezzo vuoto è che abbiamo visto una difesa in difficoltà in alcuni momenti. Oggi contro il Napoli hai concesso 3 occasioni, 3 volte hanno superato la metà campo, una volta fanno gol, una volta c'è un salvataggio miracoloso di Acerbi, una volta Simeone sbaglia. Quindi oggi 3 volte il Napoli supera la metà campo e abbiamo avuto difficoltà e siamo andati un po' così. In tanti poi dicono avremo tutti gli scontri diretti al ritorno in trasferta. Però anche qua intanto si dimentica che comunque l'Inter non vince scontri diretti, l'Atalanta non era uno scontro diretto visto che sono lì con noi, e l'Arsenal non era uno scontro, un big match, l'abbiamo vinto, quindi se vogliamo fare un ragionamento ampio bisogna mettere anche questo. Io chiudo continuando a dire che questa Inter sta cercando di arrivare intanto tra le prime 8 in Champions League e in campionato stare lì, essere lì e provare poi ad allungare. Come obiettivo siamo in linea con quello che ci aspettavamo, forse ci aspettavamo anche un Inter con qualche punto in più, magari per quelle che sono state le partite. Sono più partite comunque in cui hai ottenuto meno di quello che meritavi rispetto al contrario, quindi per me queste sono notizie più che altro positive comunque, al netto di quel problema del ritorno in trasferta, con tante partite in trasferta. Sì, che poi, ripensando anche all'Inter migliore dell'anno scorso, ma un po' di tutti gli anni, non è necessariamente una cosa negativa. Cioè, l'Inter gioca talmente bene quando sta bene ed è forte, che se è al top della forma, a casa trasferta cambia il giusto. In realtà poi è un discorso quello dei big match, che può avere senso, ma che non può essere ridotto ad oggi, perché questo è il big match che l'Inter per me ha giocato meglio fra Milan, Juventus e Napoli. Milan, incommentabile quella partita. Con la Juve è finita 4-4, però secondo me abbiamo giocato meglio oggi. Quindi oggi fa statistica insieme agli altri due, ma è una partita completamente diversa e secondo me non si può accomunare. La cosa più importante secondo me è quella che hai detto prima. L'obiettivo dell'Inter, magari non dichiarato, ma nei fatti anche per le scelte si è capito, e come hai detto era arrivare, mantenersi nel gruppone fino ai momenti caldi della stagione, portando avanti parallelamente un campionato, un percorso in Champions che ci permettesse di andare avanti, meglio ancora se nelle prime 8. E in Champions hai fatto 2 vittorie, 2 pareggi, no scusa, 3 vittorie, 2 pareggi, e
hai fatto una bella stagione fino ad ora. Il campionato sei lì, sei a un punto dal Napoli a novembre. Ripeto, non era una finale quella di oggi, secondo me. Quindi in questo momento, all'alba dell'ultima sosta di questo anno solare, io vedo più il bicchiere mezzo pieno. Poi lo vedremo 8 col vittorie e passare. 2 pareggi nelle ultime 10, cioè Tra l'altro. l'Inter arriva da questo cammino qua, giusto per dire. Chiudiamo questa clip ringraziando di cuore Gino, non so davvero come ringraziarti. Gino, salutiamo anche Stefano, spero che ci stia seguendo, siamo stati superiori, lo dico oggi, vinceremo scudetto e perlomeno arriviamo in semifinale di Champions League. Gino giustamente dice, se con l'Arsenal siamo stati accusati di aver fatto catenaccio e ripartenza per la vittoria, e allora oggi non si può esaltare il gioco di Conte che praticamente ha fatto quello all'ennesima potenza. Quindi per coerenza oggi l'Inter ha provato a dominare la partita. Quando sbagli un rigore è difficilissimo vincere una partita. Quando sbagli un rigore è veramente complicato per tanti motivi. E poi oggi ragazzi è girato anche un po' così, anche il palo è uscito di poco. Gino, ti aspetto nel club, mi raccomando, anche stasera se ci sei nel post partita. Ti ringrazio davvero di cuore a nome di tutta la nostra splendida community, grazie mille davvero per il grandissimo supporto. Simo, lascio chiudere a te se hai qualcosa, poi andiamo in chiusura, andiamo con la clip a parte. No, guarda, mi è venuto giusto un flash. Il grande rammarico che secondo me dobbiamo avere in questa prima parte di stagione è che abbiamo perso tanti punti contro squadre che magari in quel momento sembravano portarti dei punti persi, non dico accettabili, ma comprensibili, e a posteriori si sono dimostrate il contrario. Penso al Genoa, che sta facendo fatica, penso al Monza, e lì purtroppo abbiamo perso dei punti che a posteriori sono pesanti. D'altronde il campionato è questo, affronti squadre che magari arrivano nel momento migliore, mentre altri le affrontano nel momento peggiore, poi al contrario affronti squadre che arrivano nel momento peggiore e altri le affrontano nel momento migliore, quindi capita. Però ripensando a quello che dicevo dopo Genoa-Inter per esempio, e poi i fatti ci hanno dato tra virgolette torto, ma d'altronde è una cosa che non puoi prevedere in anticipo. Chiudiamo qui la nostra clip, mi raccomando iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, grazie ancora di cuore davvero al nostro grande Gino e vi aspettiamo su passioneinter.club per tutte le nostre analisi post partita e non solo.